I termini di base del calcio italiano. Ciao a tutti e benvenuti al mio nuovo video. Oggi parleremo dei termini di base del calcio italiano. Se siete appassionati di questo sport o semplicemente volete imparare di più sulla lingua italiana, questo video fa per voi. Prima di tutto, parliamo del campo di gioco. Il calcio si gioca su un rettangolo verde chiamato campo. Al centro c'è una linea di demarcazione chiamata centrocampo. A ciascuna estremità del campo ci sono due aree rettangolari con i pali chiamate porte. I giocatori cercano di segnare gol o reti facendo passare la palla oltre la linea di porta avversaria. Ora parliamo delle posizioni dei giocatori. Ci sono 11 giocatori in ogni squadra, di cui uno è il portiere o l'estremo difensore, il cui compito è proteggere la porta. Poi ci sono i difensori, che hanno il compito di impedire agli avversari di segnare. Ci sono anche i centrocampisti, che si occupano di trasmettere la palla agli attaccanti e di difendere il centrocampo. Infine, ci sono gli attaccanti, il cui obiettivo è segnare gol. Durante la partita, ci sono alcune regole da seguire. Ad esempio, non è permesso colpire la palla con la mano, a meno che non si sia il portiere all'interno dell'area di rigore. Ci sono anche alcuni termini comuni utilizzati durante il calcio. Ad esempio, fallo è quando un giocatore viola una regola e viene punito con un calcio di punizione. Offside è quando un giocatore si trova in posizione di vantaggio rispetto agli avversari quando la palla viene passata. Un fallo è commesso quando un giocatore viola una delle regole del gioco. Ci sono diverse tipologie di fallo, come ad esempio il fallo di mano, il fallo di trattenuta e così via. A seconda della gravità del fallo, l'arbitro può decidere di sanzionare il giocatore con un cartellino giallo o rosso, a seconda se il fallo è considerato leggero o grave. Se un giocatore riceve 2 cartellini gialli in una stessa partita, viene espulso dal campo. I falli comportano un calcio di punizione. Un calcio di punizione viene assegnato alla squadra avversaria in caso di fallo all'esterno dell'area di rigore. Un calcio di rigore invece è un tiro libero dal dischetto situato a 11 metri dalla porta, che viene assegnato alla squadra avversaria in caso di fallo all'interno dell'area di rigore. L'unico giocatore che può toccare la palla è il giocatore che tira il rigore, mentre il portiere cerca di parare il tiro. Grazie per aver seguito il mio video sui termini di base del calcio italiano. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo e che vi siate divertiti. Abbiamo discusso il campo di gioco, le posizioni dei giocatori, le regole della partita e i termini comuni utilizzati durante il calcio, come il fallo, il calcio di rigore e il calcio di punizione. Inoltre, abbiamo anche spiegato il concetto di fallo più in dettaglio, includendo le diverse tipologie di fallo e le sanzioni che possono essere imposte dall'arbitro. Spero che queste informazioni vi siano state utili e vi incoraggio a lasciare un commento o a iscrivervi al mio canale per ricevere altri contenuti interessanti. Grazie ancora per aver seguito il mio video e arrivederci al prossimo.